Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e questo non è il mio solito video. Mi fa piacere però rispettare il nostro appuntamento, nonostante tutto. Sì, la vita è imprevedibile e la salute è un bene prezioso. È importante dunque stare anche fisicamente vicino ai propri cari nel momento del bisogno. Ed è per questo che non ho modo di registrare il mio argomento per te come faccio di solito. Veniamo però a noi. Oggi vorrei parlarti di autosabotaggio. Ti sembra di essere chiuso sempre nello stesso schema di comportamento, di rifare sempre gli stessi errori e magari non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che sai essere alla tua portata? Probabilmente ti stai autosabotando. Oggi vorrei parlarti dei 10 segnali che devono farti scattare un campanello di allarme e indurti a pensare che magari ti stai autosabotando, cioè che stai adottando comportamenti o schemi di pensiero che ti impediscono di raggiungere ciò che vuoi e che è alla tua portata. Vediamoli insieme. Dunque, quali sono questi segnali? Incolpi sempre gli altri quando le cose non vanno come vorresti, anche se è vero che delle volte può essere veramente colpa di qualcun altro, semplicemente del caso. Ma se ci pensi bene, il più delle volte hai tu una parte o anche tutta di responsabilità. Quando ci sono problemi non li affronti, ma preferisci scappare, anche perché hai paura delle critiche o di entrare in conflitto. Rimandi, perché dubiti delle tue capacità, perché hai paura, perché quello che devi fare ti sembra eccessivo, anche se non lo è, e così via. Sei sempre pronto a litigare per qualsiasi cosa, sia con gli amici che con il partner, e te la prendi moltissimo per cose che non sono dirette proprio a te, finendo così per ostacolare qualunque relazione. Hai dei bisogni, ma non li esprimi. E questo accade in qualunque contesto, familiare, lavorativo o sociale. Ti sminuisci, magari fissando anche standard troppo alti e per questo irraggiungibili, per poi poterti dire «lo sapevo, non riesco mai a combinare nulla». Frequenti sempre persone che non sono adatte a te e nonostante questo intrecci con loro relazioni dalle quali poi non sai come uscire. La gratificazione sul momento è per te la cosa più importante, a prescindere da tutto. Spesso hai pensieri autodistruttivi e finisci per concentrarti solo su questi. In ultimo, la cura di te stesso non è una priorità, tutt'altro. Ti sei riconosciuto in questi comportamenti? Ma come faccio allora a smettere di autosabotarmi? Se ti stai ponendo questa domanda, ecco i miei consigli. Innanzitutto, cerca di identificare con precisione quali sono i comportamenti di autosabotaggio che metti in atto. Questo non è facile, ma è sicuramente possibile. Cerca di tenere un diario, questo ti aiuterà, rileggendolo, a capire quali siano le cose sulle quali devi focalizzarti per riuscire a correggerle. Renditi poi conto che qualunque attività tu intraprenda potrai avere successo o fallire. Riuscire ad accettare un possibile fallimento è infatti uno dei passi necessari per smettere di autosabotarti. Parla poi dei comportamenti autosabotanti che hai identificato. Esprimerli ti permetterà di focalizzarti su di essi, di renderli concreti e quindi affrontabili. Cerca di conoscere te stesso, perché questo ti aiuterà a comprendere ciò che veramente vuoi e ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Dimentica la parola devo e sostituiscila con posso. Fai così diventare le cose della tua vita piacevoli e non obbligatorie. Poni poi in atto dei cambiamenti, all'inizio piccoli, ma via via più grandi. Scegli un cambiamento che vuoi fare e portalo avanti stabilendo piccoli obiettivi intermedi, ma che siano realistici e pianificabili. Puoi anche fare degli esercizi mirati. Ottima ad esempio la pratica della mindfulness. Ed impara ad ascoltare la tua voce interiore quando la paura ti blocca o non riesci a comprendere le vere cause del tuo comportamento, o ancora quando non riesci in nessun modo a interrompere i tuoi comportamenti negativi.
cioè ti rendi conto della loro esistenza, ma è come se tu proprio non riuscissi a fare altrimenti. E se invece, nonostante tutto il tuo impegno, ti accorgi che da solo non riesci a mettere in pratica i consigli che ti ho dato, forse è giunto il momento di chiedere aiuto a un professionista esperto che saprà ascoltarti, consigliarti e guidarti sulla strada della consapevolezza interiore, in modo che i comportamenti autosabotanti che metti continuamente in atto cessino e tu possa finalmente realizzarti appieno. Ciao, a presto!